La nostra natura affamata porta il segno di un'indigenza che viene saziata dalla grazia dell'Eucaristia. Come scrive Sant'Agostino, davvero Cristo è panis qui reficit et non deficit, panis qui summi potest, consumi non potest. Un pane che nutre e non viene meno, un pane che si può mangiare ma non si può esaurire. L'Eucaristia infatti è la presenza vera, reale e sostanziale del Salvatore, che trasforma il pane in sé per trasformare noi in Lui. Vivo e vivificante, il Corpus Domini rende noi, cioè la Chiesa stessa, corpo del Signore. Perciò, secondo le parole dell'Apostolo Paolo, il Concilio Vaticano II insegna che col sacramento del pane eucaristico viene rappresentata ed effettuata l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo. Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo. Da Lui veniamo. Per mezzo suo viviamo, a Lui siamo diretti. La processione che tra poco inizieremo è segno di tale cammino. Insieme, pastori e gregge, ci nutriamo del Santissimo Sacramento, lo adoriamo e lo portiamo per le strade. Così facendo lo porgiamo allo sguardo, alla coscienza, al cuore della gente, al cuore di chi crede, perché creda più fermamente, al cuore di chi non crede, perché si interroghi sulla fame che abbiamo nell'animo e sul pane che la può saziare. Ristorati dal cibo che Dio ci dona, portiamo Gesù al cuore di tutti, perché Gesù tutti coinvolge nell'opera della salvezza, invitando ciascuno a partecipare alla sua mensa. Beati gli invitati, che diventano testimoni di questo amore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. vi benedica
Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefesi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva.
Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, Salus Populi Romani, prega per noi. I farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Sono parole abbastanza agghiaccianti. Siamo a un punto del ministero pubblico di Gesù in cui, dopo le nette prese di posizione di Gesù contro il culto pubblico, contro un certo modo esteriore di vivere la legge mosaica, tradendo lo spirito della legge, che era il comandamento dell'amore già presente appunto nella legge mosaica, i farisei decidono di uccidere Gesù. È un momento drammatico, da qui inizierà tutta una congiura, una strategia per far cadere Gesù in trappola e per poterlo poi raccogliere delle prove contro di lui per poi svolgere quello che sarà il processo che ne decreterà la condanna a morte. Ecco, come possiamo oggi accogliere questo messaggio anche come avvertimento per la nostra vita spirituale? Alle volte anche il rischio anche per noi può essere quello, in un certo senso, di emarginare Gesù e di ucciderlo, non accogliendo le esigenze del Vangelo e le esigenze dell'amore. Ogni volta che quella parola di Dio, come ci dice la stessa parola, come una spada a doppio taglio che penetra fino al punto di divisione dell'anima, scruta i sentimenti e i pensieri del cuore, ci svela tutto quello che dentro di noi si oppone alle esigenze del regno. Quando questo viene messo alla luce e ci sentiamo un po' rimproverati o comunque messi in crisi dalla parola di Dio, possiamo avere la tentazione di eliminare Gesù, ucciderlo anche noi. Ecco, allora è importante oggi sapere che tutto quanto viene messo in luce dalla parola e da una vita spirituale veramente autentica e che ci porta anche a crisi, a metterci in discussione, è salutare. Ci richiede sicuramente una purificazione, un taglio, ma perché i frutti che Gesù ci promette sono sempre di vita in pienezza, i frutti dello Spirito Santo, l'amore, la gioia, la pace, ma questo spesso comporta anche fare i conti con le proprie miserie, le proprie fragilità e avere il coraggio di intraprendere quel percorso di purificazione che è quello che Gesù ci mette davanti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 19 luglio. San Dio di Costantinopoli veniva da Antiochia. A Costantinopoli è stato ordinato sacerdote e ha fondato un monastero. Santi Macedonio, Teodulo e Taziano, martiri in Frigia nella persecuzione di Giuliano l'Apostata. Beato Ermanno Stepien, un padre conventuale in Polonia, martire
durante l'invasione nazista. Sant'Epafra di Colossi era un discepolo di San Paolo e San Paolo lo nomina con amore e riconoscenza ben 2 volte nelle sue lettere. È lui che ha fondato la Chiesa nella città di Colossi in Asia Minore. San Diodoro, un funzionario imperiale, con 3 suoi agenti, martiri a Milano nella persecuzione di Valentiniano. Beata Stilla di Abenberg, in Germania, ha edificato una chiesa, ma è morta prima di riuscire a costruire lì vicino un convento, morta nel 1150. Continuiamo a seguire la vicenda di Mosè e sentiamo che partendo dall'Egitto devono andarsene in fretta. Non c'è il tempo di far lievitare il pane. E allora il pane viene cotto così e diventa pane acimo, senza essere lievitato. Per questo la festa di Pasqua è la festa in cui gli ebrei mangiano soltanto pane acimo. Pane acimo, e anche noi l'Eucaristia la celebriamo col pane acimo, perché Gesù durante l'ultima cena ha mangiato pane acimo. È una profezia. Che profezia è? Possiamo vederla in vari modi. Primo, può essere una profezia per te, che quando è l'ora della messa piantili tutto pur di non arrivare in ritardo. Lasci anche da lievitare eventualmente il pane o lasci lì altri lavori perché è più importante mangiare il pane, il corpo di Cristo. Può essere una profezia di questo, oppure anche che il pane che mangiamo, cioè il nostro vivere, deve essere libero dal lievito dei farisei, quei farisei che sono sempre lì decisi a eliminare Gesù. Noi, con la nostra decisione di partire per seguire Gesù, lo facciamo anche a costo di dimenticare altre cose. Lui è più importante di tutto. Nel Vangelo sentiamo che Gesù ne guarisce molti, anzi tutti quelli che lo seguono. Lui ha dovuto andarsene perché cercavano di eliminarlo, ma quelli che l'hanno seguito Gesù li ha guariti tutti, però impone loro di non dirlo a nessuno. Cosa vuol dire questo? Impone loro di riflettere. Cosa vuol dire se Gesù mi ha guarito? Devo tirare qualche conseguenza. Vuol dire che Gesù è di Dio, che Gesù è Dio, che in Lui è presente l'amore e la potenza di Dio Padre. E perciò lo seguo non solo per i miracoli, ma lo seguo per farmi dire da Lui come deve essere la mia vita. Lo seguo per ubbidirgli, non per ricevere miracoli. Gesù impone ai miracolati di tacere. Devono arrivare a capire che lo cercheranno per ubbidirgli, non per interesse, ma per l'interesse suo, non per l'interesse mio, casomai. Ti ringrazio che mi dai questo esempio di ubbidienza a Gesù, ubbidienza a tutti i costi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo.
i sogni sono bruciati. Quant'anni sono passati, ti voglio sempre bene. Molise mia, a mamma mia, so io dannanza, so io da presa. Hai visto un mondo, hai visto fune, sono stata triste, sono stata forte, hai visto la morte, Molise mia, a mamma mia, so figlia a te. O cuore vola, ti corre ancora appresso. Se tu che ti riesci, ti voglio sempre bene. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul mare alla scoperta di Termoli in provincia di Campobasso. Il comune conta più di 32.000 abitanti e nel corso della puntata mostreremo soprattutto il Borgo Vecchio, che è un vero scrigno di tesori. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Termoli. Molise mia, mamma mia, so io dannante, so io da presa. Hai visto un mondo, hai visto fune, sono stata triste, sono stata forte, hai visto la morte, Molise mia, oh mamma mia, so figlia a te. Ed iniziamo il nostro itinerario con il presidente della regione Molise, Francesco Roberti, e noi abbiamo iniziato la puntata proprio con l'inno del Molise e oggi presentiamo la città di Termoli. Beh, è la città dove io ho fatto anche il sindaco, quindi è dove abito, dove sono cresciuto, quindi a maggior ragione non è che per me è una soddisfazione. Termoli, come avete potuto vedere, è una città accogliente, aperta ai turisti, è una città che si fa voler bene, si vive in maniera tranquilla, ma soprattutto ha i suoi scorci e i suoi paesaggi che rimangono nel cuore quando la viene a visitare, perché poi il mare di per sé è la porta d'ingresso di tutto ciò che è la cultura e di ciò che è stata la cultura e la tradizione storica di questa città. Poi abbiamo un borgo vecchio con tanti tesori. Beh, il nostro borgo storico, che viene chiamato appunto il Paese Vecchio, è il nostro punto di forza, perché in tutta l'Adriatico è l'unico comune che affaccia dentro il mare e quindi viene circondato completamente dal mare, dall'acqua. Poi ha la sua storia anche con lo sbarco degli alleati, la sua storia culturale con i turchi che sono venuti dal mare per conquistare Termoli, e quindi il nostro borgo non è altro che la nostra perla dell'Adriatico. E questo è senz'altro uno dei porti più importanti di quest'area dell'Adriatico. Si racconta anche che nel tempo delle crociate il porto di Termoli, Termoli in sé per sé ha avuto la possibilità di essere un punto di arrivo e anche un punto di partenza. Come si arriva? Il primo biglietto da visita è il Castello Svevo. In cima al castello vi era un simbolo che noi chiamiamo la mazza del castello, e in qualche maniera a noi termolesi non fa che richiamare questo simbolo, la vicinanza per chi è andato via da Termoli, per chi vive fuori, per chi oggi ricorda Termoli, collegandosi a questo simbolo, la mazza del castello, che poi in qualche maniera è stata anche rivisitata in alcune poesie, ma che per noi è un detto: ci vediamo sotto la mazza del castello. E nel Paese Vecchio abbiamo uno dei vicoli più stretti in Europa.
Anche questo, c'è un vicolo che è uno dei più stretti in Europa. Quando eravamo ragazzini si faceva la gara a passare in questo vicolo che è un po' claustrofobico, quindi c'era la sfida tra di noi a chi aveva paura a passare. È diventato ormai un punto di ritrovo nella meta turistica, quindi a maggior ragione questo vicolo noi lo evidenziamo durante i nostri percorsi per far conoscere il borgo antico. Oggi parliamo di Termoli, ma la regione Molise va visitata tutta. Beh, come presidente di regione posso dire che la regione Molise durante il Covid è stata veramente meta di tanti visitatori, perché poi è la possibilità di raggiungere mari, monti, colline, vedere i paesaggi di una regione incontaminata, accogliente, ma soprattutto il grande cuore che hanno i molisani nei loro borghi, nel voler essere ospitali, la nostra cucina, le nostre caratteristiche anche storiche, artistiche e culturali che vanno scoperte. Prima eravamo collegati all'Abruzzo, oggi il Molise ha una sua identità, questa identità che noi la vogliamo mostrare a chi vorrà venire nel Molise. Poi abbiamo tanti cittadini illustri, tipo Iago Vitti. Ma abbiamo Iago Vitti, Francesco Iovine, il Molise è pieno di cittadini illustri. Qui a Termoli il fumettista Benito Iago Vitti è per noi termolesi un vanto. E poi chi è che non ha conosciuto, per quelli che riguarda la mia generazione, i fumetti di Iago Vitti, quindi a maggior ragione per noi è veramente un punto di forza, ma è un onore essere concittadini del grande Iago Vitti. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire a Termoli e in Molise. Beh, vi aspettiamo e a braccia aperte per venire qui in Molise, per farvi conoscere la nostra cucina, le nostre tradizioni, per farvi passare qualche minuto di spensieratezza sulle coste del Molise, ma soprattutto vi aspettiamo qui in Molise per conoscere i nostri borghi, per conoscere i nostri prodotti che in qualche maniera andiamo sempre più a essere impegnati nel valorizzare e nel concretizzare lo sforzo che tanti fanno qui in Molise per produrre vino, per produrre prodotti caseari, e quindi vi aspettiamo qui in Molise per passare delle bellissime giornate e per conoscerci. Grazie al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo ad incontrare il Vescovo della Diocesi Termoli-Larino. E con gioia incontriamo Monsignor Gianfranco De Luca, che è il Vescovo della Diocesi Termoli-Larino, e quindi ci presenti questa diocesi. Beh, questa diocesi insiste tutto sul litorale del Molise, occupa tutto il litorale del Molise e si espande per oltre 30 chilometri all'interno, comprende 50 comunità parrocchiali in 33 comuni, di cui il più grande è Termoli. La maggior parte dei comuni, circa 17 di questi 33, sono sotto i 1000 abitanti. E qui siamo nel cuore proprio della diocesi, all'interno della cattedrale. Sì. Tra l'altro qui c'è anche la Termoli antica. Beh certo, questo è il cuore del paese vecchio, come lo chiamiamo noi termolesi, no? Ed è ovvio che la cattedrale è il cuore del paese vecchio. Questa cattedrale, che è del 1200, costruita sopra una chiesa che era antecedente al 1000, di cui ci sono ancora dei reperti sia nella cosiddetta cripta sotto l'altare, sia anche qui in questi riquadri sotto il vetro. Sono dei mosaici dell'800 d.C., per cui c'era una chiesetta un po' più piccola sulla quale poi questa qui è stata costruita. Qui è importante in questa cattedrale, a parte il valore artistico e culturale della cattedrale stessa, e anche della facciata, che anche se diciamo segnata dal tempo e dalle intemperie che ha subito, racconta la fede eccetera. In particolare nella nostra cattedrale abbiamo una presenza delle reliquie di tutto il corpo di San Timoteo, discepolo di Paolo, per cui è un dono che abbiamo ricevuto diciamo dalla provvidenza, perché non è che San Timoteo era, come sappiamo, collocato nella Basilica dei Santi Apostoli a Costantinopoli, e con il sacco di Costantinopoli è arrivato qui. E naturalmente è stata una scoperta anche recente, perché nel 1945, quando l'Azione Cattolica
Cattolica voleva, in onore di San Basso, che è patrono della città, voleva ristrutturare questa cattedrale. Sono stati iniziati dei lavori in onore di San Basso e San Basso ci ha portato, dico io, a ritrovare il corpo di San Timoteo, che era proprio nascosto dal vescovo del tempo, che si chiamava Stefanus, del 1236. Insieme al capitolo l'avevano nascosto sotto un tombino proprio per evitare che altri lo rubassero, come magari era arrivato qui per un furto. Ecco, però adesso, al di là della circostanza storica, sicuramente è una preziosità che viene molto apprezzata dagli orientali. E non a caso Termoli è anche chiamata la città timoteana. Sì, questo è un po'... anche perché io ho colto in questo, no? Cioè, mentre San Basso parla dell'identità termolese, San Timoteo apre un po' Termoli a tutto, anche all'ecumenismo, ecco, in questo caso soprattutto con gli ortodossi, ma anche con i fratelli evangelici, perché le lettere a Timoteo, no, fanno parte del corpus del Nuovo Testamento, per cui è una cosa molto preziosa. Collegata alla cattedrale c'è l'abitazione del vescovo, che è stata più volte ampliata, però ultimamente ho fatto una scelta di concentrare in un palazzo tutta l'attività della diocesi, dall'abitazione del vescovo fino alla Mensa Caritas, per far cogliere che è la Chiesa che opera. Lì ci sono tutti gli uffici, quelli al popolo, il centro d'ascolto, c'è la curia, c'è la casa sacerdotale, c'è anche la casa del vescovo. E allora cosa facevamo con gli episcopi? Abbiamo pensato a una casa museo affidata a dei giovani che hanno voluto investire la loro vita, le loro capacità, le loro professionalità, perché sono laureati, no? A valorizzare i beni culturali della diocesi. Allora abbiamo messo a disposizione a questa cooperativa questo spazio e poi anche affidato la cura del museo di Larino e di altri spazi recettivi, in modo che si possano sostenere, piano piano potranno diventare produttive. Ecco, si accompagna anche qualche giovane che vuole scommettere la propria vita intraprendendo sul nostro territorio. Senz'altro uno dei momenti più importanti per Termoli è la festa dedicata a San Basso. Certamente, il 4 e 5 di agosto qui si ferma tutto e naturalmente il protagonista è San Basso. Soprattutto sono i pescatori che sentono questo santo proprio come il loro, anche perché Termoli ha un'origine di pescatori e di artigiani. Tutto era chiuso dentro questo recinto del Paese Vecchio. L'esploit di Termoli è avvenuto negli anni 70 con l'insediamento della Fiat. Qual è il messaggio del pastore alla diocesi? Beh, il messaggio alla diocesi è il messaggio ad ogni persona, ad ogni uomo, è questo, che siamo amati da Dio, perciò magari tutto quello che ci affligge, sia a livello personale, sia a livello familiare, sia a livello purtroppo mondiale. Veniamo fuori da una pandemia, appena usciti siamo entrati in una guerra prima, in una guerra dopo, per cui sembra che ci sia un'incertezza, anche perché la fatica economica la riscontriamo tutti i giorni anche nel nostro centro di ascolto, anche con l'aumento degli interventi che riusciamo a fare, ma anche nelle parrocchie questo si fa, e soprattutto anche con la mensa. Ecco, però siamo amati da Dio dentro questa storia, non al di fuori, non dobbiamo uscire. Perciò questa è l'energia che ci porta fuori ad attraversare le fatiche e vivere con questa serenità, con questa speranza, mettendo in risalto, ecco, quei germogli di bene che sono dentro di noi, che sono nelle nostre relazioni personali, nelle relazioni con gli altri, nel mondo del lavoro, quei germogli di bene, perché quelli vanno a buon fine. Le sterpaglie del male finiranno, passeranno. C'è questa speranza, deve essere come l'anima che ci accompagna, però motivata che siamo amati da Dio, non è una speranza, speriamo che il tempo cambi, no? Ecco questo. Grazie a Monsignore Gianfranco De Luca e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termoli.
E a Termoli anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con Massimo Taglia, che è il presidente della Federazione Italiana Cuochi Regione Molise. Quindi qui abbiamo delle cose buonissime, tra l'altro qui abbiamo una parte degli associati. Andiamo a presentare questi buonissimi piatti, soprattutto dove ci troviamo? Siamo all'interno di un palazzo signorile, Palazzo Onorante, che è la sede poi del ristorante Svevia. Allora andiamo a presentare questi piatti, che poi, voglio dire, c'è il pescato del luogo. Assolutamente, pescato locale. Qui abbiamo la tipica scaffetta, che è una sorta di cesto di pesce tipico, dove in realtà veniva dato come omaggio al pescatore dall'armatore della barca a fine giornata. Qui abbiamo proprio i piatti storici, no? Abbiamo voluto insieme ai miei colleghi presentare proprio i piatti tradizionali, anche proprio nella maniera più tradizionale possibile, più semplice da far in qualche maniera vedere e gustare ai nostri ospiti. Presentiamolo uno per uno allora. Davanti a me qui ho il pappone, detto così può sembrare una parola stranissima. Diciamo che gran parte delle ricette poi povere ha come ingrediente principale il pesce, ma anche il pane in diverse soluzioni e varianti. In questo caso è pane raffermo di alcuni giorni, dove è stato creato un brodetto di pesce con del mollame, quindi pesce senza spine, crostacei, versato sopra al pane, che prende e si assorbe dei sapori, dei profumi del mare. Abbiamo qui dei moscardini in purgatorio, quindi abbondante cipolla, vengono cotti nella loro acqua, olio extravergine, pochissimi ingredienti proprio per rispettare la materia prima. Abbiamo utilizzato le seppie, altra tipicità, seppie e piselli, stufati in questo tegame. È un piatto che è amato dai piccini agli adulti. Poi abbiamo i fusilli. Abbiamo fusilli fatti a mano, piatto della domenica, perché in qualche maniera si utilizza il sugo per condire la pasta, e poi la pescatrice, altra tipicità dell'Adriatico, viene farcita e riempita con un ripieno a base di molica di pane, uova e formaggio, e quindi crea questo sugo gustoso e diventerà il secondo del pranzo della domenica. Lì abbiamo il pane che poi praticamente viene inzuppato, no? Abbiamo il pane che è chiaramente l'accompagnamento al brodetto alla termolese insieme agli spaghetti tritati, ed è il completamento dove poi ogni ospite chiaramente lì si rovina con il sughetto e andare a intingere. Tra l'altro, parlando del pane, qui a Termoli il pane è molto buono. Il pane, come devo dire gran parte del sud, è un elemento importante della nostra tavola ed è particolarmente buono, sì. Qui poi abbiamo delle trigliette. Triglia all'ingorda, triglie, come vi dicevo, base è molto presente il pane, in questo caso è farcito la triglia per dargli quindi gusto e sapore su un letto di patate. Poi qui un altro piatto. Questo è proprio sempre una tipicità antichissima, in questo caso un piatto vegetariano. Adesso vi abbiamo presentato gran parte del pescato locale di Termoli e abbiamo terminato con un piatto così vegetariano. Qui sono delle polpette di pane, uova e formaggio in un brodetto invece di peperone verde a cornetto, che è una tipicità che troveremo poi anche in altre ricette come base, e cipolla. Qui abbiamo ancora dei pescatori, no? Abbiamo dei pescatori, la piccola pesca è molto presente, fortunatamente, nonostante i 1000 problemi che ci sono, che sono legati al comparto pesca. Abbiamo tante piccole imbarcazioni che ancora fanno questo tipo di pescato. Ma che cos'è Termoli per lei? Termoli tanto, io sono termolese di nascita, ci vivo anche e ci lavoro con la mia attività. Per me chiaramente è un legame straordinario, ma il fatto di vivere il mare per me è un elemento fondamentale. E questi splendidi piatti sono accompagnati poi dal vino del territorio, del Molise, direi. Direi sì, abbiamo presentato oggi l'unico vitigno autoctono che abbiamo in Molise, che è la Tintilia, con alcune cantine proprio del Basso Molise. Vi aspettiamo a Termoli! E adesso presentiamo il MACTE di Termoli e lo facciamo con Amalia Vittoria Vitale. Allora, presentiamo questo bel museo. Allora, il MACTE è l'acronimo di Museo di Arte Contemporanea di Termoli, è un museo che
è nato nel 2019, è un museo importante per la città di Termoli perché raccoglie la collezione del premio Termoli, che oggi vanta 500 opere. Abbiamo artisti importantissimi all'interno della collezione, tipo Carla Accardi, Mario Schifano, Giulio Turcato, Dada Maino, quindi siamo molto contenti e orgogliosi di questo museo. Queste opere che in questo momento non vediamo, perché poi voi usate, diciamo, nel corso dell'anno programmare delle mostre tematiche, no? E in questo periodo abbiamo questa mostra per i 100 anni di Jaco Vitti, che è il cittadino illustre. Sì, questa è una mostra importantissima per la città di Termoli, è stata inaugurata nel 2023 in occasione del centenario di Jaco Vitti dalla nascita, una mostra che ha avuto veramente un grande successo sia in termini di visitatori ma soprattutto di scuole. Abbiamo veramente quasi raggiunto il record di 100 visite di scolaresche tra appunto laboratori, visite guidate, che non solo termolesi tra l'altro, Baranello, San Giacomo, Petacciato e anche il centro diurno di Sernia, quindi è stata una mostra incredibile e che ha avuto molto successo. Abbiamo i bozzetti originali, Sì, no? abbiamo un centinaio di originali su Jaco Vitti, una mostra molto didattica e diciamo affronta i tecnicismi dell'artista Jaco Vitti. Ovviamente ci sono tutti i personaggi più famosi, Coco Bill, Zori Kid, e davvero vale la pena di essere visitata. Dei bozzetti surreali. Dei bozzetti surreali, sì, veramente il mondo surreale di Jaco Vitti è tutto racchiuso in questa mostra, che tra l'altro è anche in collaborazione con il Maxi di Roma. Per scoprire la programmazione, per vedere tutte le mostre avete un sito sempre attivo. Molto attivo, sempre molto aggiornato, che è il sito del MACTE, www.fondazionemacte.com. Vogliamo chiudere con un invito a venire qui al museo, ma anche a visitare Termoli. Allora, sì, assolutamente, il MACTE ha l'ingresso gratuito e tutte le mostre e tutti gli eventi appunto è previsto un biglietto d'ingresso, per cui l'augurio è che insomma ci vengano a trovare e che vengano a visitare Termoli, perché veramente è una bomboniera. Grazie ad Amalia Vittoria. Adesso per le conclusioni finali raggiungiamo la spiaggia di Termoli per incontrare Maurizio Variano. E con Maurizio Variano chiudiamo la nostra passeggiata a Termoli sul mare e non potevamo scegliere cartolina migliore. Assolutamente, il mare è una forza vitale che ci permette di pensare, ma soprattutto anche di poter gioire di una vita incredibilmente solare. Termoli è il paese marinario d'eccellenza di questa parte bellissima dell'Adriatico. Termoli è una cartolina, Termoli è il passato e il presente. Termoli è la gioia dei bambini vedere i fumetti nascere da questa matita indelebile di Benito Jaco Vitti. Termoli è Termoli. Termoli è una città solare, spaziale per molti, ma soprattutto ecosostenibile. Poi si unisce il nuovo alla tradizione, perché abbiamo un borgo vecchio e abbiamo anche un bel lungomare. Il borgo vecchio di Termoli l'abbiamo visto, lo vediamo dalle immagini, davvero è qualcosa di particolare, di speciale, ma soprattutto è l'identità più vera di un Molise che resiste, che vuol rimanere restante, ma soprattutto che vuol progredire per poter arrivare davvero lontano. Termoli, città del turismo. Termoli è la città per eccellenza del turismo, nasce grazie a un intervento straordinario di economia industriale, quello della Fiat di un tempo, che finalmente poi ha portato nel tempo, con giusto andamento, a questa città davvero bellissima, che oggi può vivere di turismo, ma soprattutto vuol vivere di una cultura tradizionale che porta a dire che il turismo davvero è un volano indissolubile con la città, ma soprattutto importante per l'economia. È anche la città degli studenti.
Assolutamente sì, c'è una importante università, l'Università del Molise è una delle università più importanti d'Italia e qui c'è il fulcro di un percorso, quindi di un corso che è proprio sul turismo, quindi questo connubio indissolubile tra mare, montagne, perché se Termoli funziona, se Termoli si rende disponibile ad accogliere il turista, lo fa anche per poter far sì che anche l'area interna possa gioire e fruire di questa straordinaria realtà. Abbiamo elencato già tanti motivi, chiudiamo con l'invito nel venire a Termoli. Ripeto, Termoli è una città, è un porto di mare, però è un porto multifunzionale, ma multifunzionale per tutti. Qui c'è la gioia di vivere, ma soprattutto la gioia di venire, di restare, ma soprattutto di vivere questa bellezza, non solo dal punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista culturale. Non dimentichiamo che Termoli ha un retaggio culturale che viene davvero dal passato, però oggi è qualcosa di unico, è al passo coi tempi, è una città dinamica verso praticamente un percorso che ci porta a dire, ripeto, venite in Molise, restate in Molise, acquistate la casa in Molise perché il Molise è questa città biodiversa è questa città che non solo offre garanzie di accoglienza ma soprattutto offre una garanzia di bellezza. Grazie a Maurizio Variano e quindi Termoli vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e se volete rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Termoli in provincia di Campobasso. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Telepace vi invita alla preghiera. Ogni sabato alle 17, in diretta dalla cappella della Cittadella della Carità di Negrar, la Santa Messa dedicata agli ammalati. Un momento di speranza, conforto e fede. Segui la diretta su Telepace, la voce di chi non ha voce. Il Grest di Verona Movieland, 3.500 ragazzi della diocesi al Grestival, domenica 20 luglio alle 21:05 su Telepace, repliche lunedì alle 15:30 e alle 22, martedì alle 11:30. أخواتنا الأعزاء، لقد اجتمعنا في هذا المكان المقدس حيث تسلمت مريم بإيمان بشارة الملاك جبرائيل وحبلت بابن الله بقوة الروح القدس. هنا في الناصرة تعاون يوسف ومريم موحدين برباط حب زوجي بتول، تعاونا على تربية يسوع الذي كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله والناس، ومع يسوع تشاركا في حياة متواضعة ملؤها الصلاة والصمت والعمل، في الفرح والألم، في بيت الناصرة مدرسة الكتاب المقدس
ومهد الكنيسة كان ابتداء حكم الرب. نحن أيضا مدعوون إلى المشاركة في بناء هذا البيت، وها نحن الآن وشموعنا مشتعلة نسير إلى بيت مريم مرددين أسرار الوردية العظيمة، نضع أنفسنا في مدرستها لتجعلنا نتعرف على تأمل جمال وجه يسوع وعلى تجربة عمق حبه. Dear brothers and sisters, siamo riuniti in questo luogo santo dove Maria accolse con fede l'annunzio dell'angelo Gabriele e per opera dello Spirito Santo concepì il Figlio di Dio. Qui a Nazareth Maria e Giuseppe, uniti da un vincolo di amore sponsale e virginale, collaborarono all'educazione di Gesù, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Con lui qui condivisero un'umile vita di preghiera, di silenzio, di lavoro, nella gioia e nel dolore. Nella casa di Nazareth, scuola del Vangelo e culla della Chiesa, ebbe inizio il regno di Dio, alla cui edificazione siamo chiamati anche noi. Ora con i ceri accesi andiamo verso la casa di Maria, pregando i misteri gaudiosi del Rosario. Ci mettiamo alla sua scuola per lasciarci introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Gesù e all'esperienza della profondità del suo amore. Dear brothers and sisters, we have gathered in this holy place where Mary had faithfully received the annunciation of the angel Gabriel, and where by the help of the Holy Spirit she had conceived the Son of God. Here in Nazareth, united by a bond of nuptial and virgin love, Mary and Joseph collaborated to educate Jesus, who increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Here with him, they shared a humble life of prayer, silence, and work, in joy and pain. In the house of Nazareth, the school of the gospel and cradle of the church, the reign of God had begun, and we too are summoned to build it. Now with our candles lit, we walk towards Mary's house, and praying the joyful mysteries of the Rosary, we enter her school to lead ourselves to contemplate the beauty of Christ's face and to experience the depths of his love. Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, ave, ave, plena gratia, o Maria.
In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Cari fratelli e sorelle, buonasera a tutti. Siete benvenuti qui, nella casa della nostra Madre Celeste Maria Santissima. Ci allegrano i nostri cuori con l'incontro con la Maria Vergine. Sappiamo incontrare Maria significa incontrare Gesù. Con Maria, nostra Madre, con il rosario a mano, contempliamo i nostri misteri di salvezza. Maria, scuola di fede, ci insegna a noi, i suoi figli, a approfondire la nostra fede, a essere fedeli alla nostra chiamata cristiana. Per quello daremo il benvenuto a tutti, sacerdoti, religiose, suore, e preghiamo dal cuore, così daremo una bella testimonianza in questo mondo che ha bisogno di vedere Gesù attraverso di noi. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا. بنرحب بكل المسيحيين من هنا في الناصرة في بيت العذراء مريم. عارفين ان احنا لما بنلتقي بالمريم العذراء معناته ان احنا بنلتقي كمان بيسوع. مع العذراء مريم احنا بنتأمل في أسرار فدائنا، في أسرار خلاصنا. نطلب من العذراء مريم من أجلكم جميعا، من أجل كل نياتكم الخاصة، واثقين إن مع العذراء إحنا هنكون مسيحيين حقيقيين. مع العذراء هنقدر نكون شهود لإيماننا المسيحي في وسط العالم اللي بيتألم من الحرب والظلم. فمن كل قلوبنا بنصلي شاكرين العذراء مريم على وجودنا معاها في بيتها. Prima di pregare riconosciamoci peccatori e chiediamo umilmente il perdono per tutti i nostri peccati. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. افرحي يا عذراء الناصرة، يا مريم يا ممتلئة نعمة وخيرا دائما وأبدا من الرب الثالوث الواحد. يا أم النعمة مريم، يا من جعل روح الحب قلبك طيعا وأحشائك خصبة، ليتجسد فيك الكلمة إنسانا مثلنا وفدينا. يا أم الله القديسة مريم، تكشف نظرتك ويداك دهشة الإيمان بينما بدأ سكناه فيك، ذاك الذي لا تسعه السماوات، يسوع الله معنا المخلص الأوحد. صلي لأجلنا يا مريم، وساعدينا أن نردد معك الآن وفي ساعة موتنا، ها آنذا فليكن لي بحسب قولك. آمين.
Rallegrati, Vergine di Nazareth Maria, da sempre e per sempre ricolmata di ogni bene e di ogni grazia dell'uno e trino Signore. Angela del sì, Maria, lo spirito di amore ha reso docile il tuo cuore e fecondo il tuo grembo, perché il Verbo in te poteste farsi carne, uomo come noi e nostro Redentore. Santa Madre di Dio Maria, il tuo sguardo e le tue mani rivelano lo stupore e la fede, mentre in te comincia a dimorare colui che neanche i cieli possono contenere, Gesù, Dio con noi, unico Salvatore. Prega per noi, Maria, e aiutaci a ripetere con te, ora e nell'ora di dare la vita. Eccomi, si compia anche in me la tua parola. Amen. Rejoice, O Virgin of Nazareth, Mary, always and forever, filled with every good and every grace by the one and triune Lord. Handmaid of the years, Mary, the Spirit of love has made your heart docile and your womb fruitful, so that the Word in you could become flesh, a man like us and yet our Redeemer. Holy Mother of God, Mary, your gaze and your hands reveal the wonder and faith. As he begins to dwell in you, he whom not even the heavens can contain, Jesus, God with us, the only Savior. Pray for us, Mary, and help us to repeat with you now and at the hour of giving our life. Here I am, may your word be fulfilled in me too. Amen. السر الأول من أسرار الفرح نتأمل بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di Maria Vergine qui a Nazareth. In the first joyful mystery, we contemplate the incarnation of the Son of God in the pure womb of the Blessed Virgin Mary here in Nazareth. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء
ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. السر الثاني من أسرار الفرح نتأمل زيارة مريم العذراء لنسيبتها إليصابات في عين كارم. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ein Karem. In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth in Ein Karim. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi gli rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, la nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Assalamu alayki, assalamu alayki, assalamu alayki, assalamu alayki ya Maryam. السر الثالث من أسرار الفرح، نتأمل ولادة يسوع المسيح في مغارة بيت لحم. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. In the third joyful mystery, we contemplate the birth of our Lord Jesus Christ in Bethlehem. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done,
on earth as it is in heaven. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. But deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. السر الرابع من أسرار الفرح نتأمل تقدمة يسوع المسيح في الهيكل. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. In the fourth joyful mystery, we contemplate the presentation of our Lord Jesus Christ in the temple. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Assalamu alayki, assalamu alayki, assalamu alayki, assalamu alayki ya Maryam. السر الخامس من أسرار الفرح، نتأمل العثور على يسوع المسيح في الهيكل بين العلماء. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo la perdita ed il ritrovamento di Gesù tra i dottori della legge. In the fifth joyful mystery, we contemplate the loss and finding of the child Jesus in the temple among the doctors. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. En la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. En la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. En la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. En la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. En la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. En la Amen. hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. En la hora Amen. de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Assalamu alayki, assalamu alayki, assalamu alayki, assalamu alayki ya Maryam. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus.
Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, il Papa Leone XIV. Preghiamo per la pace nel mondo e particolarmente qui, in Medio Oriente. E infine, preghiamo per l'acquisto dell'indulgenza plenaria del Santuario Basilica dell'Annunciazione. We pray for the Holy Father's intention. We pray for peace in the world, and especially here in the Middle East. We pray in order to obtain the plenary indulgence of the sanctuary of the Annunciation. نصلي أبانا والسلام والمجد على نية الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الرابع عشر، ومن أجل إحلال السلام في العالم أجمع، خصوصا هنا في الشرق الأوسط. ونصلي من أجل الحصول على الغفران الكامل الممنوح لطالبيه في هذه الصلاة من البيت والمزار المقدس هذا، كنيسة البشارة في الناصرة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير. وفي شهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عازرة مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فداخل إليها فقال: افرحي أيتها الممتلئة النعمة، الرب معك. فداخلها لهذه الكلام اضطراب شديد، وسألت نفسها ما معنى هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع. سيكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويليه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب أبد الدهور، ولن يكون ملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا والعارف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن روح القدس سينزل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا، وابن الله يدعى. وها إن سباتك اليصابات قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا، فما من شيء يعجز الله. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكون لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. كلام الرب. Dal Vangelo di San Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse:
rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. L'anima mia magnifica, l'anima mia magnifica, l'anima mia magnifica, magnifica il Signore. l'anima mia Ave
Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancella Domini, Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum icaro factum est, Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitri, Udini efficiamur promissionibus Christi. oremus. Gratiam tuam cosimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntianti Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem adres et gloriam perducamur, per Christum Dominum nostro. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Cari fratelli e sorelle, da questo luogo santo, davanti alla grotta dell'Annunciazione, Maria ci insegna una cosa molto importante, una lezione non dobbiamo dimenticare mai. Senza obbedienza non c'è salvezza. La comunità nostra di frati minori, custodi di questo santo luogo, ogni giorno impariamo anche noi a obbedire al Signore. Ogni giorno preghiamo per tutto il mondo che impara dalla Madonna Santissima l'obbedienza a Dio. Così possiamo raggiungere la salvezza, così anche possiamo vivere in pace. Senza obbedienza non c'è salvezza. الإخوة والأخوات الأحباء، من أمام مغارة البشارة العذراء مريم بتعلمنا دايما درس يا ريت ما ننساهوش أبدا. بدون طاعة لله ما فيش خلاص للإنسان. إحنا رهبان الفرنسيسكان الإخوة الأصاغر كل يوم من قدام بيت العذراء وفي بيت العذراء بنصلي من أجل العالم كله إنه يتعلم هذا الدرس. عشان نحصل على السلام والخلاص لازم نسمع لكلمة الله. فمعاكم دايما بنصلي، ويا ريت احنا كمان نكون اول ناس نقول لربنا ليكن لنا بحسب قولك. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Per intercessionem beati Maria Virginis, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritui Sanctus. Amen. Ite in pace. Deo gratias. يا مريم بلغ بك
السلام السلام عليك يا مريم. Oh Maria, è giunta in te la pienezza del tempo. Oh Vergine, il tuo splendor darà a noi il vero amore. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. العلي اصطفاك من أجل الشعب العليل، بين النساء دعاك تابوت العهد الجميل. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo. L'Altissimo ti ha scelto per il popolo stanco, fra le donne ti chiamo, piena di grazia e di onor. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. يا ناصرية بلدك أضعنا فيها القنديل، نسأل شفاعتك أزيل الحمل الثقيل. السلام السلام عليك يا مريم. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza. السلام أم النعمة يا
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i nostri fratelli e sorelle. Signore, via che conduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Sii propizio ai tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle querce di Marne, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che 3 uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si postrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo, mentre potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto 3 sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso. Abramo prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che a sé affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse a loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra 1 anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dal Salmo 14. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.
Colui che cammina senza colpa pratica la giustizia e dice la verità che ha nel suo cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno il suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventata ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio vuole far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distonta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria
ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Se noi dovremmo mettere un titolo a questa riflessione di oggi della parola di Dio che è proposta in questa domenica del tempo ordinario, possiamo nominarla la domenica dell'accoglienza, la domenica della ospitalità. Infatti nella prima lettura Abramo a un certo punto si vede arrivare 3 persone. Poi queste 3 persone portavano un annunzio molto grande, che è quello che hanno annunziato ad Abramo. Erano 3 personaggi, 3 persone che venivano da parte di Dio per annunciargli che Sara, sua sposa, doveva concepire un figlio. Lei era già molto anziana, anche lui, però per Dio nulla è impossibile. Quando noi accogliamo Dio nella nostra vita è così. Sempre Dio ci porta una novità nella nostra vita. Dipende come noi lo accogliamo, come noi ascoltiamo la sua parola, come noi apriamo il nostro cuore a ricevere la novità che Dio ci porta a casa nostra, nel nostro cuore. E di questa ospitalità e di questa accoglienza ci parla il brano del Vangelo. 2 sorelle, Marta e Maria, che tante volte le abbiamo messo anche in controposizione. Marta rappresenta l'attività e Maria rappresenta la contemplazione. Invece sono 2 modi, 2 modalità di accogliere il Signore. Poi vedremo cosa Gesù precisa sia per Marta e anche per Maria, per accogliere il Signore. E allora queste 2 sorelle, Gesù si recava frequentemente, noi conosciamo la storia anche dal Vangelo di San Giovanni, che Maria, Lazzaro e Marta erano molto vicini a Gesù. Vivevano un'amicizia quotidiana, vivevano un'amicizia profonda con Gesù. Il Vangelo ci racconta questa amicizia. Non dobbiamo mai dimenticare questo, ma anche dal punto di vista umano. In questo mondo in cui viviamo, dove c'è tanta indifferenza, dove alle volte i rapporti non sono rapporti di amicizia, di condivisione, ma alle volte sono soltanto rapporti di interessi. Invece il Signore ci dice e ci dà questa possibilità di accogliere oggi questa parola per vedere quanto di Marta c'è in noi e quanto di Maria, perché tutte e 2 abitano il nostro cuore. Cosa ha rimproverato Gesù di Marta? Non che le ha fatto da mangiare, che si è preoccupato per lui, per accoglierlo, perché dice che Marta ha accolto Gesù a casa sua e ha fatto di tutto perché il Signore stia bene. E come capita alle volte, quando riceviamo degli ospiti a casa nostra, tante volte siamo tanti preoccupati per preparare da mangiare, perché non manchi questo, non manchi quello, e alla fin fine non abbiamo neanche avuto il tempo di sederci un momento per ascoltare quella persona che magari arrivava alla nostra casa con qualche cosa che le pesava, con qualche cosa che era un peso per la vita sua, e non ci siamo interessati di ascoltarla, di vedere cosa aveva bisogno. Allora quello che rimprovera Gesù di Marta è l'affanno, è l'ansia. E questo Gesù dice nel brano del Vangelo di Matteo, che poi è diventato il motto di Don Calabria: non affannatevi, non preoccupatevi, non vivete la vostra vita ansiosi. Siamo in un mondo dove tante volte l'ansia prevale su tante altre cose. E allora Gesù rimprovera Marta perché dice: Marta, Marta, perché ti affanni? Perché ti preoccupi per tante cose? Una cosa è importante,
Quale cosa è importante? È l'ascolto, è stare vicino alla persona, soprattutto stare vicino a Gesù, ascoltare Gesù. È per quello che Gesù loda Maria, perché Maria ha scelto la parte migliore. Cosa ha fatto Maria? Maria ha accolto Gesù, si è seduta ai suoi piedi, ha ascoltato la sua parola ed è diventata la discepola dell'ascolto. Allora anche noi, fratelli e sorelle, abbiamo queste due dimensioni nella nostra vita. Abbiamo l'attività di ogni giorno, possiamo accogliere il Signore nell'attività di ogni giorno, in quello che facciamo ogni giorno, ma senza ansia, senza quella premura e quella ansia che dobbiamo risolvere tutte le situazioni della vita. Invece il Signore ci chiede più ascolto, più sostare davanti a Lui, davanti alla Sua parola, ma anche davanti ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, perché tante volte ci troviamo a fare tante cose per Gesù, ma non ascoltandolo. Tante volte ci troviamo a fare tante cose per le altre persone, ma senza cogliere quello che è nel profondo del cuore di ogni persona. Finisco dicendo che tante volte può capitare anche ai genitori con i figli: ma io ho fatto tutto per i miei figli, ho lavorato, ho fatto questo, ho fatto quello perché i miei figli abbiano tutto nella vita. Invece tante volte ci troviamo a vedere che i figli avevano bisogno in quel momento magari di 5 minuti in più della tua presenza, 5 minuti in più del tuo ascolto, 5 minuti in più di capire cosa veramente avevano bisogno. Allora in questa domenica, con questa parola che abbiamo ascoltato, il Signore ci invita ad aprire il nostro cuore all'ascolto, all'accoglienza, all'ospitalità. Non dimenticarci, stiamo vivendo questo periodo estivo e per tanti magari è il tempo anche di prendersi un pochino di riposo, di vacanze. Perché non prendere in mano la parola di Dio, leggere qualche brano del Vangelo, poter sostare di più ad ascoltare al Signore? Ma anche noi qui che viviamo nella cittadella della carità, dove tocchiamo con mano ogni giorno la sofferenza attraverso i nostri collaboratori, medici, infermieri, persone che dedicano la loro vita per assistere le persone malate. E tante volte anche noi ci troviamo a fare tante cose perché i pazienti stiano bene e alle volte dedichiamo poco tempo per ascoltare quali sono i sentimenti più profondi di questa persona che magari in quel momento lì ha più bisogno del nostro ascolto che magari della nostra premura per fare qualcosa per loro. Il Signore Gesù oggi ci invita in questa parola che abbiamo ascoltato a scegliere la parte migliore. Qual è la parte migliore? Dove non sbagliamo mai è l'ascolto. E a partire dell'ascolto di Gesù, a partire dell'ascolto dei nostri fratelli e sorelle, poter donare la nostra vita come Marta, fare tutto ciò che si deve fare per il bene di quella persona. Però prima è l'ascolto. Mi piace molto vedere sempre nei centri di Caritas, per esempio, che dice centro d'ascolto. Non è un centro dove si fa la carità, si fa anche la carità, dove si condivide i beni con i fratelli che soffrono, però c'è scritto centro d'ascolto, perché parte dall'ascolto. La prima cosa importante è l'ascolto, ascoltare il Signore, ascoltare i nostri fratelli e sorelle. Chiediamo oggi questa grazia al Signore per poter sostare davanti a Lui, poter chiedere a Lui l'aiuto per poter diventare sempre più generosi e sempre più persone che si dedicano al servizio dei fratelli e delle sorelle. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore affinché possiamo essere, con il suo aiuto, sempre più capaci di metterci come Maria al suo servizio e come Marta al suo servizio e come la sua sorella Maria in ascolto della sua parola. A ogni intenzione diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa intera viva l'atteggiamento del servizio e della diaconia senza anteporre nulla all'ascolto della parola. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché coloro che detengono il potere politico ricordino che l'unica ragione del loro servizio è il bene delle comunità a loro affidate. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le nostre famiglie, come la casa di Marta e Maria, siano piccole chiese domestiche, capaci di accogliere il Signore Gesù che viene a visitarle. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le nostre comunità si impegnino a vivere la parola di Dio nell'annuncio fedele e gioioso del Signore Gesù e nella cura puntuale e amorevole verso tutti, specialmente i più bisognosi. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, sull'esempio di Marta e Maria, insegnaci a vivere il mistero del tuo amore e fa che possiamo incontrarti nella preghiera e accoglierti nei nostri fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia è riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'incontro dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nei giorni in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Renzo, Laura, Iole, Rino, Enrico, Clara, Sergio, Roberto e di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Calabria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la libertà dei figli preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, dell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato dalla grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo un'Ave Maria alla Madonna, chiedendo il suo aiuto, il suo sostegno, in modo particolare per tutti i malati della Cittadella della Carità, per tutti i nostri collaboratori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ringraziamo Matteo con il suo coro di Somma Campania che ci hanno aiutato a pregare in questa celebrazione eucaristica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Augurando a tutti una buona domenica, nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. Beata sei tu, che hai creduto, da quel momento tutto è cambiato, hai detto sì, tu per prima, mentre tessevi il nuovo velo del Tempio, quanto coraggio hai avuto, non conoscevi il piano di Dio, hai detto sì, tu per prima, con la fede e la volontà, come te, Maria, rispondiamo, eccomi, come te, Maria, noi vogliamo fidarci così, e si compia per noi la parola di Dio. Fra tutte le donne, benedetta, madre vestita del Verbo di Dio, con umiltà, produci quindi, e ci insegna ad amare di più, come te, Maria, rispondiamo, eccomi, come te, Maria, noi vogliamo fidarci così, che si compia per noi la parola di Dio. Il Grest di Verona Movieland, 3.500 ragazzi della diocesi al Grestival, domenica 20 luglio alle 21:05 su Telepace, repliche lunedì alle 15:30 e alle 22, martedì alle 11:30.
Con i suoi oltre 16.000 metri quadrati di superficie, Castelbeseno è il monumento fortificato più esteso della regione trentina. Occupa il dosso di Beseno, sopra l'abitato di Besenello, in una posizione altamente strategica, soprattutto nel passato, per il controllo del territorio circostante. In effetti dal castello si può controllare il tratto di valle dell'Adige tra Rovereto e Trento, dove proprio nel 400 passavano i confini tra l'impero germanico e la Repubblica di Venezia, mentre sul lato orientale controlla la strada che sale verso Folgaria e che da là immette all'ingresso per il territorio di Vicenza. All'origine di questo castello vi erano due fortificazioni di origine medievale, di cui ne vediamo proprio una da questo punto, il cosiddetto castello verso Rovereto. Due edifici, come stavo dicendo, che verranno poi nel corso del tempo uniti tra loro, controllati da un'unica famiglia, tra cui quella dei Castelbarco, e strettamente legati al principe vescovo di Trento. Con il Cinquecento il castello viene assegnato in feudo alla famiglia dei Conti Trapp, i quali procedono in una ricostruzione molto imponente e importante per dotare il castello di quell'aspetto che consentiva l'utilizzo delle armi da fuoco. Quello che oggi noi vediamo quindi è una grande, imponente fortificazione di tipo rinascimentale, contraddistinta da tre robusti bastioni. In uno di questi ci troviamo in questo momento, che consentivano l'utilizzo delle bombarde e degli archibugi per meglio difendere il castello da possibili assedi che potevano appunto utilizzare le armi da fuoco. Nel corso del 7 e dell'Ottocento il castello subisce un forte degrado nelle strutture che solo in parte viene risanato dagli impegnativi restauri degli anni 80 del Novecento, all'indomani della donazione da parte dei Conti Trapp del castello alla provincia autonoma di Trento. Nonostante questo, chiamiamolo degrado, ancora oggi nella visita si possono recuperare le strutture, vedere le architetture di questo castello, riconoscere gli aspetti vocati proprio alla difesa e al controllo del territorio, con l'attraversamento di tutta quella serie di porte che dovevano garantire una ottimale difesa per il centro del castello, quello che veniva abitato dai Conti Trapp, dai loro servitori e da tutto quell'entourage che doveva consentire l'amministrazione economica, giudiziaria e militare di questo territorio. Ci troviamo ora nella cosiddetta Corte d'Onore, proprio all'ombra dei resti del Palazzo Comitale, di cui ancora oggi riusciamo a intravedere alcune delle decorazioni parietali che lo dovevano ornare, e dove appunto troviamo delle tracce legate proprio a quell'aspetto di sopravvivenza che doveva il castello garantire ai suoi abitanti. Mi riferisco in particolare alle cucine, al forno per la cottura del pane, alle cantine dove venivano conservate le derrate alimentari e al pozzo, che ci ricorda quanto fosse importante l'approvvigionamento idrico in un castello come questo,
che si trovava sulla sommità di un dosso dove la mancanza di sorgenti non garantiva l'acqua a portata di mano. L'approvvigionamento idrico avveniva infatti attraverso la raccolta dell'acqua piovana, che veniva incanalata attraverso le grondaie dei tetti in alcune cisterne. In particolare se ne è conservata una da dove l'acqua veniva all'epoca attinta dal grande pozzo. Oggi Castelbeseno fa parte di un circuito di castelli che ha il suo centro nel Castello del Buon Consiglio di Trento. È un castello che ha mantenuto nell'aspetto la sua vocazione militare, per cui anche negli ambienti, negli allestimenti si è proprio cercato di ricordare questi aspetti delle pratiche belliche, delle strategie che venivano messe in atto proprio nel passaggio tra Medioevo ed età moderna. E quindi ci sono alcuni ambienti che sono allestiti con delle armi originali, con equipaggiamenti militari originali che appartengono alle collezioni del museo, e ci sono degli ambienti nei quali invece sono esposte delle ricostruzioni che sotto il motto vietato non toccare vengono messe a disposizione del pubblico per essere indossate, per comprendere per esempio quanto poteva pesare una maglia di ferro di questo tipo o quanto era anche difficoltoso riuscire a camminare, a muoversi su un campo di battaglia con delle celate e degli elmi che dovevano però proteggere insieme ai pettorali e alle corazze gli organi vitali dei soldati. Ci ricordiamo infatti che appunto tra 400 e 500 ormai le battaglie vengono svolte sempre meno dalla cavalleria pesante, piuttosto da schieramenti di fanti che qui vengono evocati proprio con le loro armi, con queste armi in asta, con questi spadoni che ci ricordano quelli che erano proprio i duelli e gli scontri tra questi schieramenti. Quindi Castelbeseno si rinnova proprio nell'essere una sede aperta a curiosi e appassionati di queste tematiche, ma anche a famiglie, anche con bambini piccoli che trovano in questo spazio un luogo di avventure, un luogo di conoscenza e divertimento.
Al termine del giorno, preghiamo insieme e ringraziamo il Signore con la recita della compieta. Tutti i giorni, alle ore 23, su Telepace. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Dio che all'alba dei tempi creasti la luce nuova, accogli il nostro canto, mentre scende la sera, veglia sopra i tuoi figli, pellegrini nel mondo, la morte non ci coglia, prigionieri del male. La tua luce risplenda nell'intrimo dei cuori e sia regno e primizia della gloria dei cieli. Te la voce proclami, o Dio trino e unico, te canti il nostro cuore, te adori il nostro spirito. La pace sia con te, Gerusalemme. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme costruita come città salda e compatta. La salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio
i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano. Sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. La pace sia con te, Gerusalemme. Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore. Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, Ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia. Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione,
come a lampada che brilla in un luogo scuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore. Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore. L'immensa sua gloria supera i cieli. Lodate il nome del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore. Il discepolo non è più del maestro. Chi diventa come lui sarà perfetto. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i dolenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il discepolo non è più del maestro. Chi diventa come lui sarà perfetto. Il Cristo è la gioia di quanti sperano in Lui. Per godere di questo dono, invochiamolo con fede.
Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera. Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime, donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore. Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera. Illumina e sostieni i missionari del Vangelo, perché siano fedeli e coraggiosi ministri del tuo regno. Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera. Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti, perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati. Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera. Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione. Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti. Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera. Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati credendo e sperando in te. Rendili partecipi della tua beatitudine insieme a Maria e a tutti i santi. Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera. E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà, nella giustizia e nella pace, e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. I Grest di Verona Movieland, 3.500 ragazzi della diocesi al Grestival, domenica 20 luglio alle 21:05 su Telepace. Repliche lunedì alle 15:30 e alle 22, martedì alle 11:30. Italo Calvino, nel 1957, sorpassati da poco i 30 anni di età, scrive Il barone rampante, un romanzo che sfugge a tutte le definizioni, a tutte le categorie, un romanzo che, come il suo indimenticabile protagonista, si lascia avvicinare, si lascia conoscere, si lascia persino amare. E quanto? Ma appena lui intuisce con vibrisse sensibilissime che vuoi mettergli un'etichetta, scappa via e non ce la fai più a raggiungerlo, va troppo in alto per noi
miseri mortali. Il barone rampante fa parte di un trittico straordinario che Calvino intitola Ai nostri antenati. Una, sono sempre definizioni di Calvino, trilogia araldica in 3 tappe: il Visconte dimezzato, il barone rampante, il cavaliere inesistente, tutti scritti prima della fine degli anni 50. Accade spesso a scuola con questi racconti della trilogia di Calvino, e in particolare con il barone rampante, che gli adulti, presi dall'ansia di semplificazione e di catalogazione, spaccino queste pagine come racconti per ragazzi. È comprensibile che la storia di un ragazzo che a tavola litiga con la famiglia e decide di andare a vivere sugli alberi e dagli alberi non scenderà più fino alla fine dei suoi giorni venga intesa dalle persone senza qualità e senza desideri come un racconto quasi di fantascienza. Agli occhi di chi non è capace di grandi desideri, ma neanche di piccoli, agli occhi di chi non ci prova nemmeno a realizzare un pezzettino di libertà, forse una briciola del regno, venga il tuo regno, il barone rampante appare come un racconto strano, un divertissement senza nessun messaggio, un puro esercizio di fantasia. L'istituzione ufficiale, quella formalmente corretta, quella scuola della lettera ad una professoressa alla quale Don Milani scrive in modo indimenticabile: cara professoressa, lei non si ricorderà nemmeno il mio nome, ne ha bocciati tanti. Per intenderci, quella scuola lì, quella delle regole che vengono sempre prima delle persone, quella che con il voto insufficiente valuta insufficiente anche l'umano, quelle persone lì non ce la fanno proprio, non ce la faranno mai a capire, per esempio, che la graphic novel, i Simpson, quegli adulti lì grigi e rassegnati, li etichettano affrettatamente come fumetti, cartoni animati, romanzi per ragazzi, ma invece nei Simpson, tanto per fare un esempio, c'è Socrate, Wittgenstein, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Nietzsche, Kant. Sì, sto parlando dei Simpsons. Per comprendere questo presunto cartone animato per ragazzi, per bambini a detta dei grigi tutori dell'ordine, per comprendere il messaggio dei Simpson è necessario essere molto ben informati e competenti su questioni di storia, politica, filosofia, religione, cultura. Siccome si vola molto molto in alto, con il barone rampante, con la graphic novel, coi Simpson, ecco che la professoressa Volpe, che non arriva all'uva, dice che i cartoni animati, che la graphic novel, che il barone rampante sono cose acerbe, cose per ragazzi. Niente da fare, certa gente che spesso occupa qualche cattedra o, ai noi, qualche pulpito religioso, ma anche laico, per questa gente i sogni e la libertà sono cose da ragazzi, sono ragazzate irrealizzabili che presto la società e purtroppo qualche volta anche la Chiesa si impegneranno con tenacia a spegnere. Come? Ma così, per esempio, vuoi davvero vivere libero? Davvero pensi di poterti sottrarre al condizionamento della famiglia, della società? Ma smettila, sarebbe come vivere sugli alberi, impossibile. Vorrai mica andare a vivere sugli alberi e diventare ridicolo agli occhi di tutti. Che figuraccia che ci faremo noi che siamo di buona famiglia. Noi ti abbiamo messo al mondo cieco. Se ora ci vuoi vedere, sono cavoli tuoi, direbbe il Vangelo di Giovanni. E sì, perché leggendo il barone rampante viene in mente il cieco nato del Vangelo che apre gli occhi e viene processato dalla maggioranza, viene condannato da tutti, persino dai suoi genitori e ovviamente dall'autorità religiosa che lo scomunica, lo sbatte fuori dalla sinagoga. Vattene a vivere sugli alberi, tu che vuoi aprire gli occhi. O ancora, vuoi davvero seguire la tua vocazione, il tuo destino, ciò che ti fa battere il cuore come nient'altro giorno per giorno e realizzarlo passo dopo passo, costi quel che costi? Ma smettila, ma nessuno ci riesce nella vita. Mettiti la cravatta anche tu, una bella camicia stirata, inamidata, pettinati e comportati come tutti. Vorrei mica andare a vivere sugli alberi. Oh, si dice, no? Scendi dalla pianta. Vuoi aprire gli occhi sulla realtà davvero? Vuoi davvero renderti conto delle sue ipocrisie, delle sue violenze, dei suoi giochi di potere, della sua anaffettività, della sua miseria morale? Ma smettila. Tieni i piedi ben piantati per terra, scendi dall'albero e abbandona i tuoi sogni. I sogni e le speranze sono
illusioni. Ma per fortuna che c'è lui, il barone rampante, che risponde: piuttosto che vivere come voi, io me ne vado a vivere sugli alberi. Un grande. Questo libro è per quelli che a quella promessa di vita piena che c'è nel cuore, che è particolarmente pulsante da giovani, ti ricordi, sacerdote? Qui letificat juventutem meam. Questo libro è per quelli che dicono: sì, io ci credo a quella promessa della mia giovinezza, a quella promessa grande, io voglio crederci al cuore, costi quel che costi, fosse anche necessario andare a vivere sulle piante. C'è un altro tema significativo tra i molti, tantissimi temi di questo libro straordinario, significativo per noi che viviamo in Liguria. Insieme all'insopprimibile sete di libertà e di verità, contrapposta ai morti viventi che si trascinano con i piedi per terra, c'è anche il tema della nostalgia per un territorio paradisiaco che non esiste più. L'intrico ombroso di rami, la ramaglia infinita che come una vasta rete copre tutto il territorio ligure, consente a Cosimo di arrivare ovunque senza mai scendere dagli alberi e quindi vivendo ad un altro livello, appunto sulle piante. Questa rete di boschi, boscaglie, ramaglie oggi non c'è più. Le foreste e i boschi della nostra Liguria sono stati rasi al suolo e distrutti ovunque. Ovunque ha vinto il partito del cemento, che ha edificato una orribile periferia urbana, anonima, alienante, inospitale. Che ne è di quel paradiso in terra che era la Liguria? Ne resta qualche pezzetto. Che cosa ne abbiamo fatto? Italo Calvino prenderà posizione in modo molto chiaro contro la cementificazione del territorio ligure, ma lui, Calvino, è e resta un poeta, uno che vive sugli alberi come tutti i poeti. Cristo sull'albero della croce concluderà la sua esistenza. Calvino è uno che non rinuncia mai ad ascoltare il suo sogno di ragazzo, e quindi hanno vinto e stravinto gli altri, purtroppo, quelli con i piedi ben piantati per terra, quelli che ridicolizzano i sogni, quelli che non ci vogliono liberi, quelli che scambieranno sempre il barone rampante per un racconto per ragazzi. C'è qualcosa di profetico in Cosimo e persino di biblico. La conclusione della sua vita porta fino al cielo, in alto, come il profeta Elia. Il barone rampante è un libro da leggere e rileggere, un racconto nel quale il giovane che siamo stati si rianima e si riconosce e sospira ancora un sogno di nostalgia, di desiderio, di appagamento, di bellezza. Geniale Italo Calvino che inganna l'istituzione grigia e spietata che continua a far leggere il barone rampante dicendo che è un racconto per ragazzi. Tranquilli, non se ne accorgeranno mai i grigi tutori dell'ordine costituito, non lo capiranno mai, ma chi legge e rilegge il barone rampante è folgorato da un messaggio di vita, di speranza, anche da una puntura di eternità. Mai i grigi tutori dell'ordine coglieranno la portata eversiva, liberatoria di questo libro. Cosimo ci insegna che si può vivere liberi, si può non spegnere la fiamma del cuore di quando eravamo ragazzi, ed è solo così che si diventa davvero adulti e non ci si riduce ad essere dei burattini. Caro barone Cosimo Piovasco di Rondò, portaci sugli alberi con te. I Grest di Verona Movieland, 3.500 ragazzi della diocesi al Grestival, domenica 20 luglio alle 21:05 su Telepace. Repliche lunedì alle 15:30 e alle 22, martedì alle 11:30.
Grazie anticipatamente anche per l'ascolto, oltre che per l'invito. Il tema che mi è stato assegnato in questa carrellata di catechesi è Gesù, il pane di vita, e vorrei lasciarmi ispirare da una pagina celeberrima che ha a che fare già con la Pasqua e dunque i discepoli di Emmaus, perché è in questa particolare situazione che Gesù come in dissolvenza viene intuito da quei due discepoli piuttosto depressi dopo i fatti avvenuti nei giorni precedenti, viene intuito come il Cristo. Il brano di Luca al capitolo 24 dice: quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli, questo anonimo viandante che si era affiancato, fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Dunque è a tavola, quando prende il pane, che ai nostri due discepoli depressi e smarriti si aprono gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Vorrei allora con voi fare un piccolo percorso intorno ad alcune parole di cui Gesù si fa portavoce, che in qualche modo ci aiutano a cogliere la ricchezza di questa visione di Gesù come pane della vita. E vorrei cominciare proprio a partire dal linguaggio di Gesù. Che lingua parlava il Maestro alla sua epoca, nella Galilea, nella Palestina? Il suo verosimilmente era un dialetto, l'aramaico. Non parlava dunque né il greco, che era un po' come l'inglese di oggi, la lingua comune più diffusa, ma parlava il dialetto del suo territorio, dei villaggi di Nazaret e Cafarnao dove Gesù visse. E ci sono alcune espressioni che sono rimaste nei Vangeli che dicono di questa sua origine aramaica. Alcune parole sono inconfondibili, per esempio quando dice alla ragazza Talita cum, ragazza ti dico alzati. Questo è aramaico ed è verosimilmente proprio la parola che Gesù ha utilizzato. O ancora effatà, cioè apriti al sordomuto, o anche quando si rivolge a Dio dicendo Abba, cioè papà, paparino. Ancora raca, quando dice che non bisogna dare dello stolto all'altro, raca. Mammona, per dire del denaro. Ancora rabbunì, questa espressione che fiorisce sulle labbra della Maddalena. Maranatà, che nel libro dell'Apocalisse chiude questa rivelazione con queste parole che significano vieni Signore Gesù. E poi ancora sulla croce quel grido Eli, Eli, lema sabachthani, che viene male interpretato. Tutte queste parole ci dicono che Gesù parlava l'aramaico e che questa era la sua lingua quotidiana, che rivela una spiccata capacità di stare al concreto
e di dire cose che sono facilmente comprensibili, perché Gesù era davvero un maestro, perché sapeva incuriosire i suoi ascoltatori, soprattutto a partire dalle parabole, che sono racconti che riescono in qualche modo a coinvolgere l'uditorio, perché non sono tanto affermazioni astratte, ma sono delle storie nelle quali facilmente ci si identifica, e ciascuna di queste parabole ha sempre a che fare con cose concrete: il seme, la vite, i 2 figli, tutte cose che hanno a che fare con la vita quotidiana, la donna che perde la dracma, tutto ciò che ha a che fare perciò con la vita di ogni giorno. E perché Gesù parlava in parabole? Perché voleva appunto suscitare per un verso il coinvolgimento delle persone che lo ascoltavano, ma in un certo senso parlava in parabole perché la parabola rimane sempre una storia aperta che lascia sempre qualche domanda inesplorata. E per questo Gesù parlava in parabole, perché più che fare affermazioni apodittiche voleva insinuare attraverso le domande quella inesausta ricerca che dice dell'uomo e della donna che si interrogano, e l'interrogarsi sulla vita è il primo passo per potersi avvicinare al mistero stesso di Dio. Vorrei allora brevemente far riferimento a 4 grandi parabole, o se volete parole, che ricorrono nel linguaggio del Maestro. Esse sono riferentesi a quelle 4 cose che hanno a che fare con l'origine dell'universo, cioè la terra, l'aria, l'acqua, il fuoco. Ecco, vorrei brevemente far riferimento a queste 4 parole, o se volete a queste 4 parabole di cui Gesù si fa interprete per descrivere il mistero di Dio, il mistero perciò della presenza di Dio nella nostra vita. E la prima parabola è proprio la terra, che in realtà è un modo per dire il pane. La terra infatti diventa la metafora per dire il pane che sfama l'umanità. Per questo sin dal Primo Testamento essa, la terra, appare come il desiderio più radicale, senza della quale la promessa non si compie. In fondo tutto l'Esodo e il cammino è un cammino verso la terra promessa. Dunque la terra è in qualche modo il desiderio più profondo e radicato che c'è, e il rimando alla terra fa, per così dire, sempre riferimento anche ad alcune immagini, come quella del seme che viene appunto deposto nella terra perché possa fruttificare e portare frutto. E dunque la terra diventa nella scrittura e anche nell'esperienza di Gesù la parabola per dire il pane della vita. E non è un caso che Gesù sia una persona che non disdegna di condividere la tavola con i suoi interlocutori. Per questo verrà perfino accusato di essere un mangione e un beone, ma lui non ha nulla del monaco austero che si distingue dalla massa. Lui ha molto invece desiderio di condividere la tavola, e tutto questo per rimarcare una volta di più che lui non disdegna la tavola degli stessi peccatori, perché è così che si rivela il volto stesso di Dio. Dio che ama tutti, è accogliente con ogni uomo, qualunque sia la sua condizione, tant'è che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e dà da mangiare e si fa mangiare. Mangiare nell'esperienza di Gesù non è semplicemente nutrirsi, ma è molto di più. L'uomo nel mangiare
e nel mangiare insieme rivela la sua più profonda identità, perché mangiare è qualcosa che ci fa comprendere la nostra dimensione comunitaria e sociale. La tavola diventa così un luogo di condivisione e il bisogno di pane esprime perciò un desiderio più profondo, quello della relazione, cioè della comunione con l'altro. Per questo oggi dobbiamo riconoscere che l'abolizione del pranzo di famiglia, talora perfino alla domenica, è un grande impoverimento, perché il fast food, questo mangiare di fretta, significa certamente sfamarsi, ma non è il mangiare come possibilità di ritrovare insieme questa dimensione sociale e comunitaria. E non è un caso che il cristianesimo abbia fatto dell'Eucarestia il segno più eloquente di questa dimensione, che ci mette in relazione non solo con Dio, ma anche con gli altri. E per questo l'offuscarsi dell'Eucarestia alla domenica è un segnale che stiamo probabilmente perdendo questa capacità di leggere il mangiare in questa forma che è umanizzante, oltre che spiritualizzante. La seconda parola o parabola ha a che fare con l'aria, dopo la terra. Oggi si dice che l'aria è avvelenata, non solo i fiumi e l'acqua, anche l'aria è inquinata e ne abbiamo fatto un'esperienza tragica, ricorderete appena qualche anno fa con la vicenda del Covid. Ci sono fenomeni di inquinamento dell'aria che danno a pensare, in primo luogo il buco nell'ozono, eppure senza aria nessuna forma di vita è possibile. Per questo la parola ruah, che voi conoscete a menadito, cioè spirito, pneuma, ha a che fare proprio con questa parabola dell'aria. Sì, direi che ruah indica il respiro di vita che scaturisce da Dio stesso ed è traducibile proprio con aria, vita, respiro, vento. Quindi il linguaggio biblico, quando deve esprimere la capacità stessa del Dio creatore, guarda caso ricorre alla metafora dell'aria che la persona respira. Ruah indica l'uomo in relazione con Dio da cui dipende. Il respiro è dono che viene dall'alto. Senza l'aria l'uomo piomba nella morte. E il Salmo lo dice chiaramente: togli loro il respiro, ruah, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, ruah, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Il respiro, di cui ci rendiamo conto solo quando ci manca, perché lo diamo per scontato, è in realtà ciò da cui tutto dipende. E non è un caso che Gesù più volte farà riferimento al respiro, al vento, che si sa, o meglio, che non si sa da dove viene e dove va, ma si sente, se ne percepisce la forza. La metafora perciò intende affermare che questo respiro, questo vento, questa forma di soffio vitale è ciò che ci rimanda alla nostra relazione più profonda con Dio, per cui la nostra salute dipende da questa possibilità. E il respiro di Dio viene spesso nella scrittura associato a un'esperienza sensibile che è il silenzio, come in quella famosissima pagina di Elia, il profeta, che avverte il silenzio e nel silenzio scopre la presenza di Dio. Sì,
La spiritualità cristiana insegna il grande valore del silenzio, quale il luogo dell'incontro con Dio e con il fratello, perché il silenzio è la condizione dell'ascolto e l'udito è il primo dei sensi nella tradizione cristiana. Oggi il silenzio rischia di diventare un lusso per pochi privilegiati, perché viviamo sempre in contesti in cui non ci è data questa possibilità, un po' perché la temiamo, perché il silenzio ci fa paura, e un po' perché effettivamente viviamo sempre in ambienti che non conoscono questa esperienza del silenzio. Eppure il silenzio è ciò da cui scaturisce la parola. Dalla chiacchiera che viene dalla confusione non viene nulla di interessante. Il silenzio è ciò che genera la parola significativa. Dio si è ritirato nel silenzio per incontrare l'uomo, non per evitarlo. Terza parabola o parola, dopo il pane, l'aria, l'acqua. Avete evocato nella preghiera l'acqua attraverso la quale passa il popolo nel suo esodo dall'Egitto. L'acqua è diventata ai nostri giorni l'oro blu. I dati dell'accesso all'acqua ancora ai nostri giorni sono molto emblematici. Circa 1,2 miliardi di persone non hanno ancora accesso all'acqua potabile. 2,5 miliardi di uomini non dispongono di strutture igienico-sanitarie adeguate e di reti fognarie. 5 milioni di persone muoiono ogni anno per carenza di acqua e tra questi 1,8 milioni sono bambini. Si prevede che entro il 2050 altri 2,8 miliardi di persone soffriranno per scarsità di acqua. L'acqua dunque vuol dire sopravvivenza e igiene, e l'acqua sarà probabilmente, adesso sono le terre rare, ciò che fanno scatenare le guerre, probabilmente sarà l'acqua l'altra ragione che scatenerà le guerre. Non dimentichiamo tra l'altro che neanche un secolo fa in grandi città come Londra e Parigi si moriva per malattie infettive dovute alla carenza di acqua, dissenteria e febbre tifoidea minavano la salute pubblica e i tassi di mortalità infantile erano quasi pari all'Africa subsahariana, 1,5 secoli fa, nella nostra civile Europa. Il ricatto della sete sta già compiendosi in alcune zone del mondo. Tra Siria e Iraq, nei pressi del Nilo, il fiume, non lo dimentichiamo, che ha reso possibile lo sviluppo della civiltà faraonica in Medio Oriente. Le città venivano tutte costruite vicino ad un fiume, anche Verona. Sono diventate famose le contese per il fiume Giordane e ancora in India. Ecco, la fede ebraico-cristiana dà grande valore all'acqua. Nella Bibbia si svolge una grande alleanza tra Dio e l'uomo proprio a proposito dell'acqua. A partire dalla creazione, l'acqua appare come una minaccia alla vita, perché nella Bibbia l'acqua ha un po' questa doppia faccia. Da un lato è fonte di pericolo, di morte, dall'altra è segno di vita e di rinascita. Ma anche nel Nuovo Testamento l'acqua diventa una metafora, una parabola di qualcosa di più profondo, come nel celebre episodio dell'incontro all'ora più calda del giorno al pozzo di Sicar tra Gesù e la donna samaritana. Quell'acqua diventa il segno
dell'incontro con Dio, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, tu stessa gliene avresti data. Da qui l'importanza del sacramento del battesimo, che è, per così dire, il segno di questa sete del mondo che ha, talvolta senza saperlo, questo bisogno di Dio per poter vivere, perché se è vero che abbiamo bisogno del pane per nutrirci, ancora di più abbiamo bisogno dell'acqua per dissetarci. E l'ultima immagine che sottopongo alla vostra riflessione è quella del fuoco, dopo il pane, l'aria, l'acqua, il fuoco. Il fuoco dice energia e il nostro mondo di oggi è così velocemente cambiato proprio in virtù di sempre nuove forme di energia. La nostra vita è immersa in un mare di energia termica, pensate al riscaldamento, chimica, il gas che fa funzionare la caldaia, elettrica, elettromagnetica, cinetica, gravitazionale, nucleare. L'energia è compagna di viaggio della nostra esperienza umana. Abbiamo bisogno di essa per poter fare qualsiasi cosa. Se viene meno l'energia, a cominciare da quella elettrica, la nostra vita è ormai ferma. Ora, per millenni l'uomo ha fatto leva sull'energia prodotta dal corpo umano o dagli uomini. Poi le diverse forme di energia, carbone, petrolio, adesso quella nucleare, hanno via via modificato la realtà. Oggi, di fronte all'energia di cui il fuoco è simbolo, comprendiamo quali siano le potenzialità e quali siano anche i pericoli. Noi siamo davvero esposti a grandi pericoli, oltre che a grandi possibilità. Occorre perciò vigilare sempre, perché dietro certe scelte apparentemente neutre non si nascondano interessi che possono mettere in discussione la sostenibilità dell'insieme. Questo è un atto di responsabilità che dobbiamo nei riguardi soprattutto delle future generazioni. Ora anche Gesù fa riferimento al fuoco, a questa energia, in un momento in cui ci stupisce perché dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Dunque anche il Maestro fa riferimento a questa energia che egli è venuto a portare con sé e di cui lo Spirito Santo è in qualche modo la incarnazione più evidente nel momento della sua dipartita. Ecco, queste 4 grandi parole del Maestro, queste parabole, ci aiutano a penetrare di più nel mistero di Cristo e direi che c'è stata una persona che non a caso è stata definita Alter Christus, che si chiamava Francesco d'Assisi, che ha in qualche modo recuperato queste 4 grandi parabole in una sua celebre preghiera, poesia, di cui quest'anno peraltro ricorre proprio l'8° centenario, e dunque il Cantico delle creature, dove non si cita mai Gesù Cristo e neanche, se vogliamo, in modo esplicito alcune delle sue parole, ma di fatto si fa riferimento a tutte e 4 queste grandi parabole che abbiamo cercato di investigare brevemente. Allora, a conclusione,
rileggiamo il Cantico delle Creature, conosciuto come il Cantico di Frate Sole e Sorella Luna, la prima poesia scritta in italiano, una lode a Dio, alla vita e alla natura che viene vista in tutta la sua bellezza e complessità. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue son le laudi, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si confanno e nessun uomo è degno di Te. Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è bello e raggiante con grande splendore. Di Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sii, o mio Signore, per Sora Luna e le stelle, in cielo le hai formate limpide, belle e preziose. Laudato sii, o mio Signore, per Frate Vento e per l'aria, le nuvole, il cielo sereno ed ogni tempo, per il quale alle Tue creature dai sostentamento. Laudato sii, o mio Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sii, o mio Signore, per Frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sii, o mio Signore, per quelli che perdonano per amor Tuo e sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da Te saranno incoronati. Laudato sii, o mio Signore, per Sora nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Beati quelli che si troveranno nella Tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male. Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo e servitelo con grande umiltate. Al termine del giorno, preghiamo insieme e ringraziamo il Signore con la recita della Compieta. Tutti i giorni, alle ore 23, su Telepace. I Grest di Verona Movieland, 3.500 ragazzi della diocesi al Grestival, domenica 20 luglio alle 21:05 su Telepace. Repliche lunedì alle 15:30 e alle 22, martedì alle 11:30. Tra il III e il II secolo a.C.,
un grande filosofo, scrittore, drammaturgo, poeta, che risponde al nome di Plauto, scrisse un'opera, il Miles Gloriosus, un'opera nella quale, insomma, il titolo dice un soldato glorioso. In realtà il protagonista di questo romanzo ha un nome un po' particolare, Pirgo Polinice. Pirgo Polinice, appunto il protagonista dell'opera, è un nome composto da parole greche, Pirgos che vuol dire torre, Polis che vuol dire città e Nike che vuol dire era la dea Vittoria, quello che i ragazzi adesso comprandosi le scarpe chiamano le Nike, in realtà si dovrebbe dire Nike perché in greco rappresenta la dea della vittoria. Quindi Pirgo Polinice altro non era che questo soldato che andava alla conquista di torri, di città. Però, insomma, poi vedendo come va a finire l'opera scopriamo che questo soldato non era proprio glorioso. E così il nome Pirgo Polinice diventa un po' il simbolo dello sbruffone, del millantatore, di quello un po' montato di testa che si credeva chissà chi, tant'è vero che a un certo momento rapisce una fanciulla bellissima che lui credeva, insomma, di poter fare a destra e a sinistra quello che voleva, e in realtà poi sarà uno schiavo senza cultura ma umile e intelligente che gli porterà via la ragazza e di fatto lo sconfiggerà. Quindi Pirgo Polinice è il simbolo di qualsiasi uomo di governo che fa il millantatore, che fa lo sbruffone, ma che poi in realtà si rivela alla prova dei fatti e soprattutto all'usura, chiamiamola così, del tempo, una personalità estremamente fragile. Mi veniva in mente Pirgo Polinice pensando al presidente americano Trump. È arrivato al potere, sappiamo con quale stile, ha minacciato da subito sfracelli, lui avrebbe occupato la Groenlandia perché era cosa sua, il Canada sarebbe diventato Stato degli Stati Uniti, il canale di Panama non sarebbe stato più di Panama ma sarebbe stato suo, e insomma tutta una serie di proclami che sembrava che davvero stesse per rivoluzionare lo scenario del mondo. Ma in positivo quello che ci colpì tutti quanti fu quando disse 15 giorni e le guerre saranno terminate. 15 giorni sono passati, è stato eletto nel novembre dell'anno scorso, ha preso il potere all'inizio di febbraio, ma insomma da allora un colpo alla botte e un colpo al cerchio, sembra che neppure Pirgo Polinice d'America sia riuscito a risolvere i drammi che esistono nel mondo. In questi giorni Pirgo Polinice in questi giorni da tempo ormai è salito alla ribalta per la storia dei dazi. Insomma, a chi chiede tot, a chi chiede il 50%, dice se voi volete portare le vostre merci negli Stati Uniti dovete pagare dei dazi altissimi. L'ultima frontiera con l'Europa ha detto dal 1° d'agosto se voi volete portare le vostre merci negli Stati Uniti, voi Europa dovrete pagare il 30% dei dazi. Dopo qualcuno lo deve aver fatto anche un po' ragionare, perché adesso dice, beh, un tempo l'Europa ci ha fatto molto del male, però adesso sembra che insomma comincino a capire. Questo è l'uomo, questo è l'uomo. Io mi sono fatto un'idea che dietro a questa storia dei dazi Trump abbia un grande bisogno di far cassa sui tempi brevi, non prevedendo quello che potrebbe essere il domani degli Stati Uniti, perché non sempre creando dazi si fa il bene del proprio paese, ma questo è un altro discorso.
Io credo che Trump sia alle prese con il problema di un grossissimo debito. Pensate che gli Stati Uniti veleggiano intorno ai 40.000 miliardi di debito. Vuol dire che lui, per avere soldi, emette dei fondi che vengono comprati da Tizio, Caio, Sempronio, che portano dentro dei soldi, come succede per esempio per la vendita dei bot, delle azioni, eccetera, no? Che portano dentro dei soldi, ma poi bisogna restituirli questi soldi. Allora pensate, per esempio, che l'Europa ha comprato 2,7 miliardi di questo debito americano. Pensate che la Cina ne ha comprato 1,01 miliardi di questo debito. Insomma, numeri, il Giappone 1,6 miliardi di miliardi. Provate a pensare questi immaginari, queste somme che fanno paura solo a pronunciarle e che costano all'anno solo di interessi che devono pagare gli Stati Uniti 1.000 miliardi all'anno. E allora capite che Trump dice: se io a fronte dei 1.000 miliardi con i dazi riesco a portarne dentro magari 967, come sembra che dovrebbe aggiustarsi appunto l'interesse con i dazi, capite che lui fa un mero calcolo di cassa. Vi dicevo prima, i danni però non saranno soltanto per le nostre aziende, per le aziende dell'Europa che esportano da quelle parti, ma credo che i danni saranno soprattutto e anche prima di tutto per tutti gli americani che dovranno pagare delle tasse maggiorate del 30, 40, 50%, perché alla fine le merci non le compra Trump, le comprano gli americani. Ma non era tanto di questo ragionamento, per cui io penso che Trump stia facendo queste sparate anche pensando un giorno di andare a rinegoziare il debito che ha all'estero, cioè dicendo: me lo diluite, me lo spalmate invece che su 10 anni, su 50 anni, così ne pago meno un po' alla volta. Ecco, potrebbe anche essere questa una strategia, ma non ho motivi obiettivi per sostenerla. Quello che vorrei invece oggi sottolineare è perché in questo momento anche in Italia, ma soprattutto in Europa, si scontrano due filosofie di come reagire ai dazi di Trump. C'è una filosofia molto aggressiva, per esempio nelle opposizioni italiane contro la Presidente del Consiglio: ecco, prenda le distanze, si scagli contro Trump. Ma insomma, questa è anche un po' una dialettica di opposizione politica. Ma c'è gente come Macron in Francia, per esempio, il presidente francese, che dice: lui ci fa la guerra dei dazi, facciamola anche noi. Io sono convinto che abbiamo tanti motivi per non fare le guerre in questo momento. Primo, perché l'uomo Trump è un uomo che cambia dalla sera alla mattina, è un po' come il tempo, se volete, no? Oggi dice una cosa, domani ne fa un'altra, dopodomani ne dice un'altra ancora. Pensate anche il discorso, per esempio, con Putin, con l'Ucraina, no? Adesso basta, adesso sembra che sia arrabbiato con Putin, però dice: ma gli diamo 50 giorni, no? Intanto faccia quello che vada avanti. Insomma, e lì si capisce che non vuole scontrarsi con Putin perché probabilmente si sente più debole, e nello stesso tempo vuole sostenere la causa dell'Ucraina. Insomma, dicevo, Trump cambia dalla sera alla mattina un po' come il tempo, e quindi può anche essere che nel corso degli anni, tra l'altro gli rimangono 3 anni da gestire, ma l'anno prossimo ci sono le elezioni di mezzo termine e lui potrebbe perdere la maggioranza o al Senato o alla Camera quando si rinnoveranno deputati e senatori. Quindi voglio dire, anche il suo potere è un potere che non è così cristallizzato, ma poi noi dobbiamo pensare che con gli Stati
Stati Uniti c'è un legame profondissimo di cultura. Pensate solo anche a livello religioso, pensate anche a livello delle lingue, l'inglese portato dagli inglesi, lo spagnolo, eccetera, il portoghese. C'è un'unità religiosa, c'è uno spirito di democrazia che ci unisce, ma pensate quale rapporto profondissimo c'è stato sempre tra noi e gli Stati Uniti. Pensate negli anni 30, quando i nostri intellettuali, i nostri scienziati, da Einstein a Fermi, sono scappati negli Stati Uniti dall'Europa, solo per fare due nomi fra l'altro, ma quale miriade di persone sono andate là per continuare la democrazia che avevano sperimentato un giorno in Europa e che in quel momento era rappresentata maggiormente dagli Stati Uniti. Questo legame non può morire, l'Occidente è tutto questo. E allora fare le guerre sapendo che fra meno di 3 anni Trump se ne andrà, non è il caso che facciamo le guerre, forse è sempre il caso che a tutte le contrarietà si risponda con la democrazia e si risponda con la civiltà. Da Verona a Skopje, passando per i Balcani, il Giro della Madonna è un'impresa sportiva con lo sfondo della solidarietà che ha visto protagonisti alcuni veronesi dal 10 al 31 maggio scorsi. Ha attraversato 6 paesi in 21 giorni: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro e Albania, per un totale di circa 2900 km. Abbiamo voluto conoscere più da vicino questa straordinaria esperienza, intervistando uno dei protagonisti, Fausto Righetti, che ci ha detto fin da subito
la ragione principale, ovvero la sensibilizzazione alla conoscenza e alla solidarietà per una malattia rara per la quale si sta sostenendo una raccolta fondi per favorire la ricerca. La malattia è una malattia rara, atassia telangiectasia, quindi un nome anche un po' difficile da pronunciare, però è anche difficile da curare, perché tanto è vero che i bambini che ne vengono colpiti sono praticamente destinati a vivere poco perché non c'è ancora una cura. È una malattia degenerativa che va a colpire la muscolatura dei bambini, rendendoli incapaci dapprima di cominciare a avere difficoltà di deambulare, di camminare, poi si riducono in carrozzina, hanno anche una maggior capacità di avere dei tumori perché hanno delle difese minime immunitarie, per cui sono destinati ad una vita anche breve. La ricerca non viene fatta dalle case farmaceutiche perché, essendo una malattia rara, possiamo anche dirlo, non hanno un interesse, quindi anche un guadagno nel gestire queste ricerche, e allora ecco che ho conosciuto questo problema, questa associazione 3 anni fa, e quindi mi sembrava giusto dedicare dedicare gran parte di questo progetto a questa situazione di raccolta fondi per eventualmente poter gestire una borsa di studio, dare la possibilità ad un ricercatore di poter svolgere il suo lavoro in questa direzione. Quindi una raccolta fondi che è funzionata. Come l'hai gestita durante le settimane di questo giro? Allora, la raccolta fondi l'abbiamo fatta attraverso la Fondazione Comunità Veronese, della Comunità Veronese, e la Via del Dono si chiama, e attraverso una pagina Facebook dedicata, il Giro della Madonna. Tra l'altro devo ringraziare chi l'ha gestita e la gestisce, perché non è ancora terminata questa raccolta, ed è Matteo Grioni, un amico di Milano. E cosa dire, si è cercato di sensibilizzare il maggior numero di persone, cercare di avere maggior visibilità possibile. Quindi scusa, tu aggiornavi di tappa in tappa quello che era il tuo giro, raccontavi qualcosa? Le nostre tappe e le nostre idee anche di sensibilizzazione. Questo credo che sia già il punto più importante, ed è stato raggiunto perché abbiamo raggiunto tante persone. È stata raggiunta anche una discreta cifra, anzi per qualcuno abbiamo superato, siamo intorno ai 3.500 euro, e non è finita, perché ecco, l'onda lunga di questo giro secondo me è da considerarsi ancora in atto, perché anche grazie a voi Telepace, che arriva in tante case, si vorrebbe dire, cercate se potete di magari dedicare, io ho detto che avevamo uno slogan: fare del bene fa star bene, fare del bene fa star bene, quindi star bene è una cosa bella, e quindi qualcuno che dedicasse anche, rinunciasse a qualcosa, una birra, una pizza o un qualcosa, e poter fare questa operazione. Parliamo allora del Giro della Madonna, che ha un titolo simpatico ma anche concreto, perché è stato veramente un giro ampio. Quanto è durato? Che tappe ha toccato? Se non puoi dircele tutte, insomma, qualcuno la principale. Allora, devo dire che questo progetto mi era così venuto in mente ancora nel 2019, in previsione di andare in pensione. Poi con il Covid non sono andato, è stato rispolverato recentemente, lo scorso autunno, in previsione del 2025, anno santo, e quindi maggio, il mese della Madonna, ecco che il Giro della Madonna, ma per certi versi è anche un Giro della Madonna, nel senso che è stato programmato lungo, quindi un Giro della Madonna, perché sono 2.880 i chilometri, e così. Che però hai svolto da solo? O eravate... Allora, ecco, io dovevo andare con un amico che ha avuto la sfortuna di avere un problema
di salute, non è potuto venire. Mi ha accompagnato un grande amico, una persona straordinaria, che è quello che mi ha anche dato l'opportunità di appassionarmi alla bicicletta, Giorgio Murari, in arte Musseu, molto conosciuto nel mondo del ciclismo, e mi ha accompagnato fino ad Ancona. Poi ad Ancona doveva riprendere altri impegni che aveva ed è venuta mia moglie e quindi ho concluso gli ultimi 650 km con mia moglie. Il Giro della Madonna è partito da Verona, siamo partiti da Verona perché siamo veronesi, di Negrar per la verità, comunque, ed si è concluso a Verona. Siamo passati, abbiamo toccato diversi santuari, Monteberico, Treviso, Porto Gruaro, Madonna della Grisa sul monte sopra Trieste, poi Tersato, dove c'è la leggenda che dice che gli angeli, portandolo a casa di Nazareth a Loreto, si sono fermati a Tersato. Poi abbiamo fatto Medjugorje, una tappa fondamentale, incredibile arrivare lì, poi giù nel Montenegro, Albania. A Durazzo abbiamo traghettato per Bari e da lì San Giovanni Rotondo, Loreto, Madonna di San Luca a Bologna, dove tra l'altro lì è stato un bel impegno perché c'è una salita incredibile che va su, eravamo con un bel carico nella bicicletta, andare su quelle rampe lì è stata una bella faticaccia, ma fatta volentieri. E poi abbiamo terminato con Madonna delle Grazie a Curtatone, Madonna del Frassino, le nostre qua, Madonna della Corona, con un'incredibile accoglienza da parte di Don Martino Signoretto, e Madonna delle Salette a Fumane, Madonna del Carmine a Santa Maria di Negrar, e la conclusione bella sulla Madonna di Lourdes sulle Torricelle, dove padre Flavio Ferrari anche lì ci ha accolto molto bene con una benedizione. C'è un qualcosa di particolare che facevate ogni volta che arrivavate in un santuario, ci vuoi dire? Come da tradizione che ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, quando si entra in una chiesa, in un santuario, si dice accendi una candela alla Madonna, no? In questo caso a maggior ragione perché accendere la candela è un simbolo di luce e di calore. Luce perché possa fare veramente luce nei ricercatori, che abbiano